Ciao a tutti, io sono Antonio Rausa, questo è Biodomandando e oggi parleremo della terapia genica. Vi ricordate quando abbiamo parlato degli OGM? Che abbiamo detto che c'è la possibilità di modificare il genoma di una cellula per migliorarne le prestazioni? Ecco, si potrebbe pensare, perché non fare la stessa cosa anche nell'uomo? Piano, so già che la vostra fervida immaginazione sta correndo come un cavallo. Un piccolo appunto dal punto di vista etico. Non stiamo assolutamente parlando di bambini creati in provetta e non andiamo a modificare, a selezionare i tratti che vorremmo che i nostri bambini avessero. Non è di quello di cui si sta parlando in questo momento. Per terapia genica si intende proprio andare a curare le patologie, tipo per esempio la fibrosi cistica, la SHID. Fondamentalmente sono patologie che derivano tutte dalla mutazione di un singolo gene. E quindi appunto la modifica di cui stiamo parlando in questo momento è una modifica che nasce e muore con la persona che viene modificata. Perché non andiamo ad intaccare le cellule germinali, per esempio gli spermatozoi o gli ovuli, e fondamentalmente non modificando quelli non è possibile che questa modifica venga trasmessa. Chiediamoci innanzitutto che senso ha intraprendere una linea di ricerca di questo tipo. Come vi accennavo prima, ci sono molte malattie rare o rarissime che presentano mutazioni in un singolo gene ed è difficile andare ad analizzarle, caratterizzarle e quindi trovare una cura farmacologica, un trattamento farmacologico per queste patologie. Sarebbe molto più semplice se idealmente prendessimo quel gene e lo modificassimo in modo tale che ritorni a funzionare come dovrebbe, o se lasciassimo il gene esattamente così com'è e a fianco ci mettessimo la sua controparte funzionale, quindi biologicamente attiva e biologicamente funzionale. Avrebbe molto più senso piuttosto che ingoiarci delle pastiglie magari per tutto il resto della nostra vita. Un trattamento e il discorso è fatto. Vediamo adesso un po' di storia riguardo la terapia genica, perché dovete sapere che la terapia genica non è una cosa che si è stata inventata ieri, è una cosa che esiste da oltre 45 anni. Il primo trasferimento genico clinico, quindi studiato clinicamente, è avvenuto, pensate un po', nel 1989. E nel 2000, per esempio, a Parigi è stata trattata la patologia della SHID, per essere specifici SHID-X1, che non è altro che l'immunodeficienza severa combinata. Come l'hanno trattata questi ricercatori? Hanno praticamente preso le cellule del sistema immunitario, insomma, che causava appunto la SHID, le hanno modificate in modo tale che funzionassero normalmente e poi le hanno reimpiantate, insomma, nel corpo delle persone che presentavano questa patologia. Il problema qual è stato? È che i vettori utilizzati erano vettori molto, diciamo così, vecchi, era ancora agli albori lo studio dei vettori per una terapia genica e questi hanno causato l'attivazione di oncogeni, cioè dei geni che sono in grado di causare tumori. Fondamentalmente è successo che quei pazienti sì, sono guariti dalla SHID, ma hanno sviluppato poi la leucemia, il che forse non è proprio il massimo della vita. Successivamente ci sono stati vari sviluppi ovviamente sulla ricerca, sono stati utilizzati dei vettori molto più efficaci e ovviamente sono state trattate anche altre tipologie di malattie. Ovviamente le malattie più indicate per questo tipo di terapia sono le malattie monogenetiche, cioè malattie che dipendono esclusivamente dalla mutazione in un unico gene, come la SHID, quella che abbiamo visto prima, l'emofilia B, che è un particolare tipo di malattia in cui il sangue non si coagula, quindi le persone rischiano di morire anche soltanto per un singolo taglietto. Il linfoma, la leucemia, che abbiamo visto che prima era stata causata, invece adesso le riusciamo anche a trattare. Soprattutto questi due rami di ricerca sono molto importanti perché vuol dire che possiamo trattare anche alcuni tipi di tumori attraverso questa metodologia, attraverso quelle che si chiamano le cellule CAR-T, cioè noi riusciamo a riprogrammare alcune cellule del sistema immunitario, le cellule T nello specifico, a riconoscere determinate proteine caratteristiche sulla superficie di cellule tumorali. In questo modo attaccano e distruggono soltanto le cellule tumorali e non vanno ad attaccare il resto del corpo, dell'organismo. Questo è un po' un santo graal per la ricerca contro il cancro, riuscire ad attaccare esclusivamente le cellule cancerogene, lasciando inalterato il resto dell'organismo. Con il proseguire poi della ricerca per quanto riguarda la terapia genica e soprattutto in particolar modo gli enzimi che tagliano il DNA,
si è venuti alla scoperta di quello che si chiama CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9, insomma, per noi in Italia. Si tratta di una svolta fondamentale nel campo della terapia genica. Questo perché, mentre prima, come vi ricordate, noi quello che facevamo era introdurre il gene sano nell'intero genoma, e il discorso è che il gene si può introdurre anche in punti non proprio favorevoli, e quindi per esempio portare allo sviluppo di tumori. Invece con CRISPR-Cas9 noi riusciamo a tagliare qualunque tipo di genoma esattamente nel punto dove vogliamo. Questo ci consente non più di andare ad inserire un gene in un punto a caso, ma di A. inserire un gene in un punto specifico, B. addirittura sostituire e quindi correggere la mutazione in quel gene senza andare a sostituire nient'altro. Fondamentalmente è come se noi tagliassimo la parte del gene mutata e la andassimo a sostituire con la parte del gene sana. Questo tipo di approccio è stato per esempio sperimentato in Cina nel 2016 in un tipo particolare di cancro ai polmoni. Sono riusciti ad avere dei risultati molto importanti da questo punto di vista. Un'altra tecnica sfruttata e utilizzata ricorre all'utilizzo di oligonucleotidi. Cosa sono gli oligonucleotidi? Sono praticamente delle piccole sequenze di amminoacidi, come se fossero dei piccoli DNA o piccoli RNA, che in questo caso vengono trasportati attraverso sempre un vettore virale. E cosa ce ne facciamo di questi oligonucleotidi? Si vanno ad appaiare, ad accoppiare, diciamo così, in pezzi di mRNA, quindi di RNA messaggero, presenti all'interno della nostra cellula, andandoli poi a distruggere. Questo ci consente di in qualche modo andare a controllare quali e quanti geni vengono attivati, vengono trascritti, tradotti in proteine, e in questo modo appunto riusciamo a controllare quanto di quella proteina può essere prodotta. Riusciamo addirittura ad annullare la produzione di quella proteina. Questo tipo di approccio è stato utilizzato nel trattamento dell'atrofia spinale muscolare. Ora, abbiamo capito di che si tratta quando parliamo di terapia genica. Ovviamente questo è soltanto un excursus molto superficiale. Ci sono delle sfide ovviamente che devono essere superate. Sfide di tipo materiale, come per esempio il costo. Il costo di queste terapie è veramente elevato, questo soprattutto perché sono terapie ovviamente ancora in fase di sperimentazione e terapie rivolte ad un pubblico veramente ristretto di persone. Quindi, non potendo produrre su larga scala, ovviamente i costi di produzione aumentano per singola dose. Sono dei costi difficilmente sopportabili appunto da un piano di salute nazionale e quindi difficilmente ammortizzabili. In più dobbiamo considerare che ci sono ancora degli effetti collaterali molto invadenti. Abbiamo visto prima per esempio addirittura per curare una malattia ne abbiamo sviluppato un'altra, abbiamo sviluppato il tumore. Certo, sicuramente andando avanti con la ricerca riusciremo a trovare dei vettori più sicuri, delle metodologie più sicure di inserimento o di modifica del genoma, ma ancora ovviamente è tutto in fase di sperimentazione. È ancora passato troppo poco tempo anche per questi singoli studi per poter verificare effettivamente sul lungo periodo quali danni possono essere stati causati. Anche perché considerate che la modifica di un genoma crea una cascata di eventi che poi si va a concretizzare nel lungo periodo. Oggi abbiamo parlato un pochino della terapia genica, spero di avervi lasciato il concetto di cosa si intende per terapia genica e come funziona. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi esorto a lasciare un like. Se avete delle domande, lasciate...